Sul canale. Oggi andiamo a realizzare questa mattonella margherita. Come potete vedere, all'interno presenta una margherita e poi si sviluppa come una mattonella normale. È semplicissima da realizzare. L'unica accortezza per far risaltare la margherita è di utilizzare 3 colori diversi. Io ho deciso di utilizzare i classici per la margherita, quindi giallo per il centro e poi i petali il bianco, ma voi potete comunque andare a utilizzare qualsiasi colore. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Adesso non perdo davvero altro tempo e ti lascio il tutorial. Iniziamo la nostra mattonella con il colore giallo e andiamo a fare un anello magico. Fatto l'anello magico, andiamo a fare altre 2 catenelle e adesso andiamo a fare 11 maglie alte. In totale saranno 12 maglie alte, ma la 12ª sono le 3 catenelle che abbiamo appena fatto. Una volta quindi fatte le 11 maglie alte, chiudo l'anello magico, entro nella prima catenella, nell'ultima, in questo caso la prima del giro e l'ultima delle 3 che abbiamo fatto, e vado a fare una maglia bassissima, una catenella e vado a tagliare il filo. E abbiamo fatto il nostro centro della mattonella. Adesso possiamo andare a eliminare subito le codine oppure farlo successivamente una volta che abbiamo concluso la mattonella. Questo spetta a voi deciderlo, io lo vado a fare dopo. A questo punto prendiamo il nostro filo bianco. Andiamo a fare i petali della margherita. Prendo il filo, posiziono il centro sopra il filo e tengo bloccato con indice e pollice. Sistemo bene il filo e poi entro qui dove ho fatto la maglia bassissima, quindi nella prima maglia del nostro giro, in quelle che sono la prima maglia alta. Vado a fare 3 catenelle. Ne vado a fare anche una quarta perché dobbiamo andare a lavorare con maglie altissime, quindi con l'uncinetto prendo il filo 2 volte in questo modo e rientro qui dove sono entrata per fare le catenelle. Porto fuori il filo, chiudo le prime 2 asoline, chiudo le seconde 2 asoline e così mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto. Riprendo il filo in questo caso 2 volte come prima, rientro nello stesso punto, porto fuori il filo e chiudo le prime 2 asoline, porto fuori il filo, richiudo nuovamente altre 2 asoline e in questo caso così abbiamo 3 asoline sull'uncinetto. Prendo il filo e le chiudo tutte e 3 assieme. Faccio una catenella e mi sposto nella maglia successiva. Attenzione perché questa qui si può nascondere. Dobbiamo lavorare 12 gruppi di maglie altissime, quindi state attenti a non perdervi nessuna maglia di base. Prendo l'uncinetto 2 volte e vado a lavorare nella successiva. Quindi prendo l'uncinetto e lo porto fuori. Chiudo il primo gruppetto di asoline, chiudo il secondo gruppetto di asoline e mi rimangono così 2 asole sull'uncinetto.
prendo il filo 2 volte, rientro nello stesso punto, prendo il filo, lo porto fuori, chiudo le prime 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline e mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Ancora un'ultima volta, quindi prendo il filo sull'uncinetto 2 volte, entro nello stesso punto, prendo il filo, lo porto fuori, chiudo le prime 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline e mi rimangono 4 asoline sull'uncinetto. Prendo il filo e le chiudo tutte e 4 assieme e vado a fare una catenella. Devo ripetere questi passaggi per tutto il giro, quindi per un totale di 12 volte. Una volta completato il giro, quindi una volta che avremo 12 gruppi di maglie altissime, qui c'è la catenella, vado nella quarta catenella iniziale, quindi 1, 2, 3, 4, entro all'interno e vado a fare una maglia bassissima, una catenella e posso andare a tagliare il filo. La nostra margherita è conclusa. Adesso dobbiamo andare a prendere il filo rosso. Come sempre, se volete, i fili potete bloccarli sia subito o successivamente come andrò a fare io. Vado a inserirmi in un'apertura qualsiasi tra il gruppo di maglie altissime, vedete? Il filo rosso lo porto dietro la mia margherita e lo blocco con l'indice. Prendo il filo, lo porto all'esterno creando un cappietto e vado a fare una catenella. Adesso vado a fare altre 2 catenelle che formano la prima maglia alta. Faccio 2 maglie alte sempre nello stesso punto, una e 2, e questo è il primo gruppo di 3 maglie alte, sono 2 maglie alte più le catenelle che formano la terza maglia alta. Andiamo a realizzare subito un angolo, quindi nell'angolo dobbiamo andare a fare 2 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi il primo gruppo l'abbiamo già fatto, vado a fare le 2 catenelle e nello stesso punto vado nuovamente a fare 3 maglie alte, una, 2 e 3. Abbiamo realizzato già un angolo. Adesso dobbiamo andare a fare i laterali, quindi faccio una catenella, mi sposto nel foro tra gli altri 2 gruppi di maglie altissime, vedete? Mi sposto qui e vado a fare di nuovo 3 maglie alte sempre nello stesso punto, una, 2, 3. Il laterale è composto da 2 gruppi di 3 maglie alte lavorati in 2 punti diversi. Per l'angolo sono 2 gruppi di maglie alte lavorati in un unico punto, invece per il laterale sono, in questo giro, 2 gruppi di 3 maglie alte lavorati in 2 punti diversi. Adesso vado a fare una catenella e mi sposto nell'apertura tra le 2 gruppi di maglie altissime successiva, vedete? Vado a fare di nuovo 3 maglie alte, una, 2 e 3. Vado a fare una catenella. Abbiamo finito il nostro laterale. Devo fare l'altro angolo, quindi mi sposto nell'apertura successiva
e vado a fare 2 gruppi di 3 maglie alte nello stesso punto. I 2 gruppi sono separati da 2 catenelle, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, di nuovo nello stesso punto 3 maglie alte, 2 e 3, e anche il nostro secondo angolo è concluso. Adesso dobbiamo fare di nuovo qui il laterale, quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, poi di nuovo 2 gruppi di 3 maglie alte separati da 2 catenelle in un unico punto, di nuovo il laterale, l'angolo e poi il laterale. I passaggi si ripetono sempre, sono uguali a questi, quindi vedete qui c'è l'angolo, il laterale e poi di nuovo l'angolo. Da questa parte ci sarà appunto l'angolo, il laterale e di nuovo l'angolo, l'angolo, il laterale, l'angolo e concludiamo con il laterale. Una volta che avete concluso tutto il giro, vi faccio vedere come chiudere e proseguire per fare l'ultimo giro. Abbiamo finito il giro. Dobbiamo andare nella terza catenella qui iniziale, quindi 1, 2, 3, in questa qui, e fare una maglia bassissima. E abbiamo così chiuso il nostro primo giro. Dobbiamo andare a fare l'ultimo giro. Mi sposto senza fare la catenella nella maglia a fianco e faccio un'altra maglia bassissima. Mi sposto qui nel buchino e faccio una maglia bassissima e adesso faccio 3 catenelle. Devo ripetere gli stessi passaggi che ho ripetuto qua sotto, soltanto che per fare il laterale invece di 2 gruppi di 3 maglie alte andiamo a fare 3 gruppi di 3 maglie alte. Vi faccio vedere i primi 2 angoli con il primo laterale. Quindi qui abbiamo già fatto le 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Andiamo a fare nuovamente 2 maglie alte, ricordatevi che le 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta è soltanto a inizio giro, in tutti gli altri angoli dovete fare 2 gruppi di 3 maglie alte. Adesso poi 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella e mi sposto nel forellino a fianco, faccio 3 maglie alte. Una catenella, mi sposto nel forellino a fianco e faccio 3 maglie alte. Una catenella, mi sposto nel forellino a fianco e faccio 3 maglie alte. Una catenella e adesso mi sposto nell'angolo e vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Una, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Una, 2, 3. E adesso dobbiamo ripetere di nuovo l'angolo come l'abbiamo fatto qui. Dobbiamo ripetere gli stessi passaggi per tutta la mattonella. Finito anche questo giro, ho fatto la catenella e chiudo come ho fatto nel giro precedente, quindi conto 1, 2, 3 e nella terza catenella di inizio nel nostro giro andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e posso tagliare il filo.
A questo punto vado a eliminare tutti i fili in eccesso. Per ottenere il risultato di questa mattonella dobbiamo andare a bloccare la nostra mattonella appena fatta. Vedete, questa si vedono bene gli angoli, questa invece è rotonda e non è ben definita. Ci servirà un piano in polistirolo e dei 4 stuzzicadenti e uno spruzzino con dell'acqua. Io ho posizionato il mio piano in polistirolo, prendo la mia mattonella e prendo i miei stuzzicadenti. Vado in un angolo e allungo l'angolo in questo modo e inserisco lo stuzzicadenti. Vado nell'altro angolo, faccio la stessa cosa, inserisco lo stuzzicadenti. Terzo angolo e quarto angolo. Vado a posizionarla bene. Una volta posizionata, prendo il mio spruzzino e la bagno. Una volta bagnata la devo lasciare asciugare. Una volta che sarà asciutta rimarrà nella forma che gli abbiamo dato. Eccoci qua a fine tutorial. Come potete vedere, vi ho fatto vedere anche come andare a bloccare una mattonella e quindi a dargli la giusta forma. Io nel mentre che sto registrando, la mia prima mattonella è questa, la seconda che abbiamo fatto insieme è ancora nel pezzo di polistirolo che sta asciugando e quindi sta bloccando. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!